che non lo faremmo non mi mai. piacerà. No. Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari. E lui è Ivan. E che bello tornare qui dentro, Sì, è sempre vero. bello, sempre molto emozionante. Soprattutto perché le sedie sono comode qua. Le sedie sono molto comode, fa fresco, l'ambiente è di casa, bellissimo, quindi ringraziamo i nostri amici di Macete che ci ospitano sempre qui a fare questi fantastici video. E in più oggi è un'occasione un po' particolare, Sì. perché uno dei video che andremo a vedere è uscito giusto oggi. Qualcosa è uscito da qualche giorno, ma non avevamo ancora avuto modo di Esatto. parlarne. In una settimana esatta in realtà È sono uscito un usciti sacco di 3 video molto importanti, Sì, comeback sì. molto importanti. Nel primo caso il primo comeback dopo aver rinnovato i contratti. Esatto, per Nel altri secondo 7 caso- lunghi anni. Sì, esatto. Nel secondo caso un comeback che aspettavamo da 2 anni ormai. Esatto. E nel terzo caso invece un comeback importante per affermare il gruppo. Un gruppo nuovo che sta veramente spopolando. La cosa bella sarà, in queste settimane ovviamente l'hype per questi comeback era altissimo, soprattutto Sì. effettivamente per le Blackpink, perché c'era un'attesa spasmodica. Sarà bello adesso andare a vedere insieme se, secondo il nostro gusto, quindi ovviamente soggettivo al 100%, se hanno mantenuto le aspettative o se magari è le un po' hanno quello. battute o se invece siamo delusi, chi lo sa. Sì, perché Perché può nonostante succedere anche siano questo. 3 casi molto diversi, le aspettative in tutti e 3 i casi secondo me erano altissime. Altissime, Almeno altissime. per me erano altissime. Beh, sulle Hive, soprattutto quando ho sentito la demo con I il Will campione di I Will Survive, ho detto, beh, vabbè, allora qui questa deve Devo uscire vedere, bene. sì. Anche perché è rischioso. Perché se tu prendi un campione così famoso e lo vesti male, diciamo, rischi di fare un flop più grande di quello che potrebbe Esatto. essere. Magari la canzone è ok, però c'è la delusione del sì. aver rovinato, tra virgolette, Alza una troppo le canzone. aspettative una canzone del genere. Poi I Will Survive, non stai dicendo una canzone esatto, qualsiasi, è una una delle, canzoncina. delle più famose di sempre. Allora, partiamo con un gruppo per cui, non so se l'hai notato, ma alla fine io mi metto sempre abbastanza elegante quando tornano loro. Sì, Il caso è vero. vuole, di solito siamo al tuo ristorante, in questo caso siamo qui, ma sempre in camicia, perché giustamente codeste donzelle richiedono un certo livello di eleganza e di classe. Anche perché ne hanno da vendere in questo A voglia. comeback, a quanto pare. Allora, domanda, cosa ti aspetti? Perché ne avevamo parlato io e te. Sì, per il Col opening teaser. trailer. Sì, era il trailer. Trailer, sì. E dicevamo, ma sarà veramente questa svolta un po' più matura delle Twice come effettivamente il trailer propone, o è l'ennesimo giochino di JYP che ti fa vedere delle immagini sexy, diciamo, e poi invece il comeback è tutt'altra cosa, come è successo con le ITZY e Sneakers? Lì è Ecco. stata una Delusione. Lì cioè, hanno davvero un po' esagerato. Sì, che In poi questo delusione senso. non Che la poi- canzone, perché la canzone è sì, carina, alla ma fine ci la aspettavamo canzone, altro. Sì, se non me la pitturavi in un certo modo forse l'avrei Brava. preferita. Brava. Però vabbè, spero non sia questo caso. Vediamo. Allora, io sono curioso, non ho né visto il video né sentito la canzone. Neanch'io. Neanche tu, quindi è proprio reaction diretta, che ovviamente potrà cambiare, ma lo scoprirete quando? A fine anno, quando faremo la nostra Recap. reaction delle reaction, il nostro recap. Ma intanto andiamo a vedere Talk That Talk. Cosa vuol dire Talk That Talk? Parla quel parlato. È può essere un'espressione in realtà, però non ok. saprei come tradurtela. Ok. in Undicesimo mini album, Undicesimo mini album. Se dovessimo fare un calcolo del genere per il gruppo che viene dopo, ci servono 22 anni. Forse di Se ne più. fanno ogni 2 anni più o meno. Forse di No, a più, parte gli scherzi, ovviamente. Allora, dai, cambiamo pure pagina e andiamo a vedere le Twice con Talk That Talk. Ok, inizia come era il teaser, tra virgolette. Sì. Con sottotitoli in cinese, sì, ci piacciono. Vediamoli. Ok. Mina. Vedo un po' troppo i regicanti. Sì, è la cosa un po' aggressiva. È un suono che le Twice ancora non avevano affrontato, o sbaglio? Cioè, è molto stile Twice, ma non mi sembra che questo genere di musica l'abbiano ancora fatto. È vero. Beh. Beh, per ora promette bene. Sana? C'è un bel cambio ritornello strofa Sì. e c'è una bella Momo, molto bella Momo. Anche se io voglio sempre più bene a lei, Pian Sì. piano il mio affetto nei suoi confronti aumenta. Il video è molto bello, mi piacciono Sì? molto le scene, soprattutto quelle un po' più editate, Mhm. quando si vede il set con gli schermi.
Bella sta transizione, è piaciuta tantissimo. Qua i video ogni volta pensi che abbiano superato il limite, ma C'è sempre di più. Bella! queste scene qua adoro, bellissime. Giui coi capelli rosa. Dobbiamo poi provare a vedere cosa ci apre dici che quel... potrebbe- sì, quel QR code secondo me ha un significato. Addirittura. Allora, Ari, vai, cosa ne pensi? Così, calcolate che è la prima volta in assoluto che vediamo e ascoltiamo questa canzone. Sì, io non... In realtà avere le aspettative alte nì. Perché Mhm. secondo me le Twice è da tanto che non fanno una hit. Proprio Ok, hit vero, sì. stile Twice, no? Sì. Non credo che anche in questo caso sarà una hit. Mm. Cioè, anche in questo caso non mi sembra una canzone hit tipo Titi, Cirat, Ok. Say No Like Me, no, Like You. Però mi piace. È Cioè, il bella. primo ascolto così mi è piaciuto tanto. Ci sta. Più di Scientist, che poi Scientist alla fine mi è piaciuta tantissimo. Sì, perché alla fine è vero, non ti era piaciuta all'inizio proprio, Però alla fine ma poi c'era piaciuta tanto. Esatto. Però questa non lo so, mi piace troppo. A me è così- piaciuta. È proprio stile Twice, costumi un po' più maturi ci Sì, stanno ci senza stanno, giusto? perdere il loro lato Senza giovanile, perché perdere le sono Twice. giovani alla fine, quindi beh. molto bella, mi è piaciuto. Il Anche a video me. mi è piaciuto tantissimo. Video bello, allora ti dico la verità, per me ha superato invece le aspettative, nel senso, Sì, avevo anche per proprio me. quel timore classico JYP, Sì. dell'ennesima delusione, e invece Sì. è riuscito a mantenere comunque uno stile Twice, ma senza perdere quelle che erano le premesse del teaser. Del teaser, È no? riuscito, secondo me, il gruppo che sta dietro, è riuscito a creare quel connubio, secondo me, che ci sta e che si lega bene su di loro. La canzone è piacevole, allegra, un bel sound, estivo, Sì, che ci sta. assolutamente. Infatti, devo dire una cosa: peccato buttarla fuori adesso. Doveva uscire un cosa- paio di mesi fa, secondo me, questa. Invece ci Dici sta, che è giusta perché- adesso per il fine estate? Sì, perché a settembre secondo me in generale c'è più attenzione verso anche la musica Mm. e quindi non si perde, cioè Sì, canzone diciamo allegra, tutta ma non si l'estate, perde certo, nell'estate, certo. Però bella, sono felice, un bel ritorno, mi è piaciuto. Devo riascoltarla al volume giusto perché poi ha delle casse sotto belle Sì. che picchiano e che ci stanno, però bella. Poi una piccola cosa che ho notato che mi piace tanto delle Twice è che non hanno sempre la stessa formula. Esempio, non c'era rap. Sì, Non sì, c'è è stato vero, un pezzo non c'è rap. stato un pezzo rap È vero e tutto, proprio. anche le rapper hanno canticchiato o hanno cantato, quindi loro hanno questi stravolgimenti anche di, a volte ti rappa quello che di solito invece canta. Bella, Sì. mi piace questa Poi cosa. ogni tanto ti aspetti la dance break, invece la dance break non c'è, oppure Sì. c'è il coro, c'è il ritornello, non lo so, Bello, mi è piaciuto. bello. C'erano alcune parti di Sana in particolare che mi erano piaciute Sì, molto. sì, Che sì. solitamente, magari vocalmente anche Sana non viene valorizzata, Sì, è vero, ma in è questo vero. caso invece Sana è stata valorizzata un sacco. Mi è piaciuto. Bello, un bel comeback. Avevo paura di una bella delusione. E, Sì, cioè, sì, da una c'era parte- il timore. Da una parte sì, cioè sono delusa dal fatto che sono passati un po' di anni ormai dall'ultima volta che è uscita una hit vera e propria Però delle The Twice. Feels è stato un Sì, è bel stato- successo, dai, no? Sì, dai. Forse non come ce lo aspettavamo, però The Feels è stato Sì, una sì, bella... però comunque... Sì, tu dici però quel Cirap, Titi e Cirap hanno spaccato tutto effettivamente. Sì, è vero. Manca però, un po'. Però è stata una bella canzone. Vabbè, ma da qui all'anno prossimo, nelle prossime 12 canzoni che usciranno dei Twice, magari ci sarà, Ci la, sarà. Canzone. La canzone è ancora più bella. Quindi, partenza buona. Sì, Ok, assolutamente. proseguiamo col gruppo, col girl group, inevitabile da dire, più potente della storia del K-pop? Sì, ormai... Sicuramente della storia attuale. Attuale sicuramente, Ecco. almeno per ora... Girl group. Ma del mondo, direi. No, Ormai in è- assoluto sì. Adesso sono state nominate insieme ai BTS come gruppo dell'anno agli MTV Music Awards, anche se a mio parere quest'anno non sarebbe giusto, perché secondo me né i BTS Non- né le è vero. Blackpink hanno fatto qualcosa che ha cambiato il mondo della musica. Lo dico qui in un video registrato, secondo me dovrebbe andare, che ne so, ai Maneskin, Sì, che a livello mondiale hanno portato qualcosa in più. Però vediamo, vabbè, che adesso è Il fatto che comunque l'influenza ci sia è dato dal fatto che negli anni precedenti
hanno fatto qualche anno Certo, chiaro, ma è fa. A giusto. livello musicale Però quest'anno no, magari l'anno prossimo, adesso non esce aveva senso. l'album, spacchi, l'anno prossimo vinci il premio. Sì, Ci sì, starebbe, ha ci senso. starebbe. Vediamo un po', questo è un mio punto di vista. Pink Venom, dai teaser, diciamo che, allora, innanzitutto, ecco, non è il singolo ufficiale, ma è un pre-release. Pre-release, Ok, sì. pre-release, per chi non lo sapesse, che poi è un singolo, ma non è la title dell'album. La title dell'album uscirà con l'uscita dell'album a settembre. Quindi questo è anche importante dirlo, perché le aspettative devono ovviamente cambiare. Certo, Ok, certo. 2 anni di attesa, ci si poteva aspettare di tutto. Dai teaser un po' si capiva che si manteneva un po' quella che è la linea Blackpink, il loro Sì. marchio di fabbrica. Quindi ci si discosta un po' da quello che è stato l'anno scorso con Lovesick Girl, che era 2 anni fa, chiedo 2 scusa, anni fa ormai. che era effettivamente diverso dal loro stile, ma che io ho apprezzato tantissimo, o da Ice Cream, quindi un ritorno alle Blackpink. Sì, dai teaser sembrava infatti molto i teaser di How You Like That. Esatto, Erano molto simili ai teaser esatto, di How You Like That. esatto. Quindi Tu non hai visto il video e non hai ancora sentito la canzone ho intera. sentito ovviamente dei pezzi Certo. perché come fai a È evitare inevitabile. in una settimana un video che ha fatto 200 milioni di views Chiaro. anche. Però non l'ho visto per intero, né la Ok. canzone, non ho né sentito la canzone né visto il video. Andiamo a vederla insieme e lo commentiamo. Ricordatevi che sono nostri punti di vista soggettivi, quindi Esatto. ci può piacere tantissimo una canzone che al mondo non piace, o può non piacerci una canzone che al mondo piace. Di tutto può essere. Cambiamo pure pagina e andiamo a vedere Pink Venom con le Blackpink. Questo è Jisoo? Sì. Questi suoni un po' mi riportano un po' a Turuturu di Lisa. Sì. Tu la canzone invece l'avevi già sentita? Sì, io ho visto anche il video. Quindi una mia reaction studiata la Sì, mia. ok. Almeno hai più dettagli. Esatto. Che rap Anni 90 sì, proprio. esatto. Bisogna capire perché la maglietta del Manchester United, ma ne parleremo. Sì, ne ha commentato anche Simo questa cosa, c'è rimasto tipo Jisoo è pazzesca in questo video. Sì. Il ritornello è tutto cantato dalle rapper. Sì, sì, sì. Avevo visto questo look di Rosé e non vedevo l'ora di guardare il video. Ma questo è l'Upside Down, sembra di stare nello stomaco di Vecna. Va bene. Allora, vai. Raccontami la tua. Allora, devo rimangiarmi un po' le mie parole, perché appunto avevo sentito alcuni pezzettini, no? Sì. Tipo il ritornello, sicuramente avevo già sentito. Infatti è tutta la settimana che ho Take Step Pink per solo che appunto avendo sentito questi pezzettini avevo paura che fosse la solita roba. Ok. Fosse la solita canzone stile Turu Turu, Kill This Love, How You Like That, e che sarebbe stata una delusione. Ok. Così è stato in parte, perché effettivamente è sempre la stessa roba. Cioè, Sì. non possiamo aspettare 2 anni per avere un'altra versione di una canzone uscita 4 anni fa. Esatto. Ogni volta. Cioè, può funzionare a livello di marketing, perché ormai hai aspettato così tanto che qualsiasi canzone ti va bene, ma no, per il gruppo più grande del mondo adesso, per il gruppo femminile più grande adesso non va bene. Spero che si riprendano un po' col singolo che uscirà a settembre.
Però anche il video, per quanto possa essere grande, quanto possa essere bello, per quanto siano studiate le sceneggiature, sono le stesse sceneggiature di video precedenti. Da una parte magari vogliono anche riprendere alcune cose, tipo ho visto che c'era Jisoo con le persone, circondata da persone col Sì, VR. bello, quel pezzo può essere lì, sì. un richiamo al video di... magari quello che uscirà. Sì. Oppure How You Like That, Why You Like That, ok, che sì. aveva le pistole puntate. Può essere dei richiami, però non so, fate qualcosa nell'editing, però mi sembra sempre la stessa cosa. Sì, La dance break alla fine in questa sceneggiatura con tanti backup dancer. Però dall'altra parte invece pensavo di rimanere molto delusa dalla canzone. La Quindi canzone sei mi è delusa a piaciuta più del previsto, in questo senso. Non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuta così tanto. E in questo senso è molto più interessante vedere i spezzettoni singoli. Nel certo. complesso invece mi sembra la solita canzone di Blackpink. Sì, E questa cosa è triste perché hanno fatto uscire Whistle, Playing With Fire, As If It's Your Last nei primi 2 anni della loro carriera, quando diverse, tra virgolette bellissime. Erano un gruppo nuovo, sconosciuto tra virgolette, e avevano lo stesso impatto Blackpink ma erano diverse. Sì. Quindi si può fare, allora perché non lo fate? È vero, è vero. Vabbè. Infatti Lovesick Girl diciamo che ci insegna che possono avere successo anche con altri stili, perché Lovesick Girl per me è una canzone bellissima, mi resta una canzone bellissima. Allora ti dico una cosa, questa canzone la prima volta che l'ho sentita io non ero a metà deluso, ero deluso al 100%. Io ero totalmente deluso, ma perché ricordiamoci sempre che io, anche se poi dai video sembra che le odi, perché sono sempre quasi negativo, io le adoro, è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, quindi purtroppo ho un'aspettativa sempre alta. Allora ho letto tante cose in giro, perché poi vado a leggere i commenti della gente. Innanzitutto la cosa del hanno copiato le canzoni degli altri? No, le Blackpink non hanno bisogno di copiare nessuno, sono citazioni a canzoni di altri, a Rihanna, a Notorious B.I.G. sono citazioni, è un'altra cosa dal copiare, quindi questa cosa del copiare scordiamocela perché è una cosa che veramente non si può sentire. Dall'altro lato però appunto il video purtroppo mi sembra sempre la stessa cosa. La canzone mi aveva deluso totalmente, ma devo ammettere che questo anti-drop, come viene chiamato, un po' mi è entrato nelle orecchie, ma non è un anti-drop che mi rende una canzone speciale. Cioè, effettivamente, purtroppo, per quanto sia... Allora, voglio che sia chiaro il mio discorso. Se io prendo questa canzone e l'analizzo per se stessa, è una bella canzone. Ma una canzone del genere che esce dopo quello che è uscito negli anni prima, mi dico, ancora? Cioè, perché ragazzi, diciamoci la verità, è molto simile purtroppo. Poi mi potete dire, c'è l'antidrop e il beat anni 90 quando rappa Lisa. E ok, ma stringi è la stessa cosa. Sembrerà antipatico come ragionamento, ma perché prima ho detto quel discorso delle Twice? Perché è bello questo cambio ogni tanto. È bello, ad esempio, come dicevi tu, che il ritornello è cantato dalle rapper. Sì, questa è una cosa carina, mi piace, diversa dal solito. Però la canzone nella sua almeno globalità non sono dei versi come gli ultime canzoni, cioè è un ritornello, c'ha delle frasi. Esatto. Quindi vabbè, nella sua globalità non la promuovo al 100%, però ricordiamo sempre che è una pre-release e come canzone all'interno di un album, se mai anche non avessero fatto il video, io me la fossi trovata nell'album avrei detto wow, che bella. Quindi ci sta. Devo dire che pensavo di una delusione. È una mezza delusione, ma invece mi è piaciuta più del previsto. Ok, bene. Vabbè, quindi, detto tra noi, non è una bocciatura, ma sai perché? Ma perché non puoi bocciare le Blackpink? Cioè, è impossibile secondo me Potrebbero farne bocciarle. altre 30 di canzoni Sono così. troppo forti, sono troppo brave loro, troppo magnetiche, tu le vedi e resti lì così a guardarle. Cioè, il fatto che ne parlino ai TG e roba del genere non è solo perché sono famose, è perché sono le Blackpink, cioè punto. Il problema c'è è che fare. appunto voi avete le Blackpink che nonostante siano 4 membri solo, sono 4 individui che hanno tanto da offrire. Certo, e gli hai fatto offrire sempre la stessa roba. Esatto. A livello creativo possono fare qualsiasi cosa con le Blackpink, fatelo. Esatto. Per favore. Quindi ricordatevi sempre che non è quello che noi diciamo, non è un giudizio negativo nei confronti delle Blackpink, che secondo noi sono 4 bombe nucleari che cantano. È la produzione, deve fare qualcosa in più. Infatti l'altro giorno leggevo un articolo. Dai, c'era un articolo che liricista. diceva sarà il momento, ma niente di polemico, sarà il momento che cambi il produttore delle Blackpink e non sia più Teddy? Perché probabilmente
O è Non lo finita la so. fantasia, o su Perché- loro ci cuce sempre sto stile, non lo so. Secondo me invece è la seconda, perché Ted di fantasia ne ha fatto tante canzoni, anche Sì, ballad, ma non se so, vuoi. tutte simili purtroppo. Non lo so. è un Vabbè, peccato. diteci la vostra, ragazzi, non offendeteci, non abbiamo offeso i Questa Blackpink e non lo reaction faremo non mi mai, piacerà. non vi piacerà, lo sappiamo. Non abbiamo mai offeso i Blackpink e non lo faremo mai, ma perché siamo noi tra i primi fans, stiamo parlando di andare a vederle l'anno prossimo nel loro concerto, quindi sappiate che non siamo degli hater, toglietevelo dalla testa, però a noi piace analizzare la musica com'è. Quando c'è una canzone che è bellissima va detto, quando è bella ma si potrebbe avere di più va detto anche questo. detto Siamo anche d'accordo? quello, sì, Ok, sì. dai, quindi non arrabbiatevi. Cambiamo, terzo gruppo, un gruppo che è spuntato fuori a fine dell'anno scorso. Chi sono? Pezzi rimiscolati di gruppi. Boom! Sì, Ha spaccato hanno tutto. fatto uscire due singoli, Cioè. però due singoli che hanno spaccato. Infatti fa quasi un po' tenerezza vederle in questo sì, trio, sì, perché esatto. due sono gruppi ormai Storici, storici. dai. Sì. Però loro sono sulla buona strada a diventare uno di Stanno questi scrivendo gruppi storie storici. anche loro, perché tra Love Dive e Eleven hanno veramente fatto dei numeri pazzeschi. Noi che presentavamo la trasmissione radiofonica e guardavamo le classifiche, erano sempre all'apice delle classifiche, e questo per un gruppo neonato, perché anche se qualcuno aveva già avuto altre esperienze, per un gruppo neonato è una cosa enorme, cioè è raro da vedere. Forse l'ultima volta l'avevamo visto con le Espa. Sì. Diciamo è vero. che perché proprio l'Espa anche qua loro siamo lì, sì, siamo lì. più o meno il livello è quello, perché anche le ITZY adesso però hanno fatto dei passi più lenti, come sì, è sì, più sì, normale. Invece con le Hive veramente un'esplosione un po' in stile Espa, e che potrebbero, io sto vedendo un po' le Seraphim, ma vedremo un po' cosa verrà fuori in futuro. Le New Jeans, c'è un po' di carne al fuoco. È vero, è A vero. fine anno potremmo fare un bel video dedicato ai girl group esplosi quest'anno. Le nuove girl group quest'anno stanno spaccando. C'è di tanta brutto. qualità. Escono con un pezzo Afterlike che si propone di fare del male psicologico a tutti coloro che sono un po' più vecchi come me, Nostalgici. perché mi vai a prendere uno dei campioni musicali, e non lo dico per dire, ma più famosi della storia della musica È vero. mondiale, perché Will Survive è un'icona della dance music, e quel giro di violino è stato ripreso anche da Robbie Williams con Supreme qualche anno fa, in una maniera ovviamente epica, perché Robbie Williams è così. E ora è il momento delle Hive. L'avranno sfruttato bene? L'avranno sfruttato male? Perché lo dicevamo sa. prima, può diventare un autogol. Perché prendere una canzone è come voler andare a X Factor con una canzone con una voce pazzesca, o la fai bene o la gente ti sega il doppio, Subito, no? subito. Quindi andiamo ad ascoltare Afterlike delle Hive e vedere il video, che io non ho ancora visto, mentre la canzone l'ho già sentita. Vediamo. Parte Subito, belli lanciati. ma mi piacciono le canzoni che partono subito. Proprio subito. Papam. Tra l'altro il video inizia come il video delle Twice. Mi piacciono questi costumi perché sono molto old school, ma anche la musica. Vabbè. Beh, ci sta, perché comunque prendi una canzone fortissima negli anni 70, quindi vedi anche queste luci classiche delle Sì, è discoteche vero. di quegli anni. No, ma anche la canzone l'hanno resa molto K-pop old school. Sì, sì, E mi vero. piace che hanno tenuto la parte senza spoilerare, cioè senza, come si dice in italiano? Senza inquinarla quasi. Sì, la parte giusto. del violino, sì, subito dopo il ritornello. Ecco, questo You Who and I non mi piace. Non ti piace? No. Invece a me sta piacendo tantissimo. No, a me come entra sto pezzo non mi piace. A me piace tanto invece. Stavo giusto per dirlo. No, a me proprio come entra sto You Who. No. Non avevano mai rappato nella loro canzone o sbaglio? No, mi sembra di no. Però ci sta di brutto su Sì, sto sì, giro. esatto, volevo dire. Cioè, mi rimangio le parole di prima. Secondo me dovrebbero mettere un warning a chi ha problemi di attacchi epilettici, perché questo video è una botta negli occhi. È un continuo cambio di luci e colori. Sì.
mi piace come l'hanno filmato. Cioè, ci sono alcuni stacchi che non ti aspetti un music video, tipo quando filmano da dietro, oppure il green screen che non c'è. Allora, vai, dimmi la tua, che poi ti dico la mia. Posso dire la verità? Cioè, delle 3 canzoni che abbiamo sentito, questa è in assoluto... Quella che ti è piaciuta di più di tutte e 3. Quella che mi è piaciuta di più di tutte e 3, ma anche tra le loro 3 canzoni. Ok. Eleven e Love Dive mi sono piaciute tantissimo, ma non subito. Questa subito... Sì, ti prende subito. Sì, no, mi è piaciuto davvero, davvero tanto. È interessante da inizio a fine, poi infatti è velocissima. E secondo me hanno fatto proprio i cambiamenti giusti, le scelte giuste in ogni parte. Non è stancante, perché non è che cambia continuamente, certo, però cambia. Okay. È interessante. E non so, sono davvero soddisfatta di questa canzone. Era da tanto che non mi succedeva in una canzone K-pop, che questa grande soddisfazione al primo ascolto. Ok, Sono io allora, a me è piaciuta subito, anche a me è la prima volta che l'ho sentita senza il video, questa è la prima volta che vedo il video, Col video ci sta ancora di più perché ovviamente vedi l'immagine dance, quando sei in macchina vedi le macchine, quindi non è che... Non hai proprio questa immagine da discoteca. Allora, non mi piace tantissimo quel UUA, non so perché non mi piace, devo dire la verità. C'è un piccolo problema, ma questo è un problema mio. Quando fa Once After Like... What's After Like ha la stessa identica melodia di Unbreak My Heart, una canzone di fine anni 90, proprio ha le stesse identiche note e purtroppo il mio cervello va là su quella. Capito. E mi dà quasi fastidio, però devo dire la verità, la canzone è bellissima, il campione l'hanno usato bene perché non è stato né troppo usato né strapazzato né roba del genere. Sì, sta benissimo. Sulla logica della più bella delle 3, probabilmente sì, anche secondo me, anche se devo ammettere che sono stato molto piacevolmente colpito da quella delle Twice. Sì, perché questa per me è più facile, che mi piace perché è già tipo la 7ª o 8ª volta che la sento, quindi ovviamente ce l'ho già nelle orecchie io. Mentre quella delle Twice mi ha piacevolmente colpito, quindi bene. Vabbè, questo è un po' il nostro punto di vista di quello che è accaduto, gruppi che devono tornare, come dicevamo di girl group ce n'è ancora, a settembre è Mix, questo punto di domanda enorme, sta arrivando veramente un sacco di roba. Adesso sono le girl group giovani... E l'anno girl group, ne stanno lanciando veramente un sacco. Vediamo un po' come andrà. Questo era il nostro punto di vista, non fateci guerra, non odiateci, abbiamo detto la nostra, sia in positivo che in negativo, che poi negativo non c'è, sia in positivo che in punto di domanda. Sappiamo che le Blackpink usciranno con un album pazzesco, rifaranno per l'ennesima volta la storia del K-pop e ci aspettiamo un singolo degno del loro nome. Assolutamente. Chiudiamo in questa maniera qua. Brave le Twice, vabbè, ma è ormai una certezza anche per loro, e brave le Hive che in pochi mesi stanno mettendo dei tasselli veramente fondamentali, quindi... E che comunque sono quinte nella sezione tendenze per la musica. Ancora oggi, dopo 4 giorni in Italia, è un bel... veramente una bella botta. Ragazzi, grazie, come sempre commentate, consigliateci altri video che magari non abbiamo visto insieme. Purtroppo d'estate il tempo è stato poco, ma adesso arriva settembre e torniamo operativi come dei bravissimi scolaretti, come inizia la scuola e noi facciamo gli scolaretti, è giusto così. Grazie a tutti ragazzi, commentate e al prossimo video, ciao!